Siamo qua con Margherita. Ciao Monica. Ciao, 5, 4, 3, 2, 1. Margherita sta camminando su una strada in salita e lei è ancora sulla strada, però vede che più avanti c'è una specie di tunnel. In realtà questo tunnel è costituito da un serpente con la bocca aperta. Dritto il serpente o si mangia la Sì, coda? sì, sì, dritto. Dritto. Colore? Allora, io vedo tutto buio perché il tunnel è buio, no? È la sua cavità orale e forse è verde scuro il serpente. Quindi ti dà l'autorizzazione. Sì, perché lei non vuole finire lì. Però è come se lei avesse percorso questa strada che è dritta, allora o torna indietro, davanti c'è quello. Quindi assolutamente sì. Terza sessione di Margherita, nome del suo attuale progetto. Mi viene occlusione. È come se ci fosse proprio un qualcosa che va a ostruire il flusso, naturale della sua vita. Infatti lei a volte si sente come stretta in una morsa. Nome della PS. Diamante. Della PE. Violino. Vibrazione. 17. Consapevolezza. 178. PS. Anima. 48. Vite. 1579. Cervello. 9,6. Suscettibilità ipnotica. 52. 3D. 45. Vivacità animica. 100. Ottimi valori. Ottimi valori. Più che contenta, felice. Non li commento, ottimi valori. Tutti. Bingo, jackpot. Il flipper impazzisce di lucine e butta fuori le monetine. Terza sessione di Margherita, il lavoro è servito. Lei è comunque di fatto serena, ma vuole alzare l'asticella, di fare la danza, com'è? La danza dove si passa sotto l'asticella bassa senza cadere, non ne vuole più sapere, vuole solo abbassare un pochettino la testa al limite, alzando l'asticella. A queste mie parole sciocche, cosa vedi? Che poi sai, no? Allora, in realtà vedevo te che facevi questa cosa. Pensa. Come si chiama quel ballo lì? Com'è la... Vabbè, samba, no. Limbo, no? Limbo. E entità eteriche, vediamole. Io vedo solo il serpente che porta proprio nella sua vita fatica, ma anche incomprensioni, anche alcune discussioni, ostacoli. Basta, solo quello. Sì. E mentali. Mm, ce ne sono due, disordine e fiacchezza. Disordine è proprio questa entità mentale che vuole creare caos e confusione nella sua mente e di conseguenza nella sua vita.
E diciamo che l'obiettivo non è solo quello di creare il più possibile tante cose difficili da organizzare. L'obiettivo di questa entità mentale è anche quella di renderla in un certo senso insicura di se stessa, insicura di quelle che sono le proprie intuizioni, di aver poca fiducia delle cose che lei comprende in profondità. Direi come livello 3. Fiacchezza è proprio un'entità mentale che vuole creare a lei debolezza ehm, mh, e anche a volte come un senso di sconfitta, una voglia veramente di mandare tutto quanto all'aria perché non ci sta più dentro. Mm. E direi questo livello 4. Impianti. Come se ci fossero delle tende nere che partono dalla cima della testa, scendono giù sul suo viso, tende di velluto nero spesso, e che le impediscono di vedere con chiarezza, oltre al fatto appunto che lei porta gli occhiali, no? Ma anche proprio di vedere con lungimiranza e in profondità la vita. Poi mi fa vedere il ginocchio destro e parte del polpaccio che è fasciato, anche se la benda è più stretta a livello del ginocchio e poi l'altezza del polpaccio è molto più lenta. Poi mi colpisce un po' che il lato destro del piede destro è come se fosse un po' gonfio, un po' screpolato. Basta. Basta. Compagno nel cinema. Oh, sì, certamente. Come viene? Come lo vedi? Che era già lì pronto, vedo che ha proprio questo sguardo interessato, ha la matita in mano e la matita è praticamente appoggiata così alla sua guancia destra e ha un block notice Non è sulle possibile. ginocchia. Non è possibile, lo vedevo identico. Mhm. Più che block notice, quelle cartellette di plastica rigida con la molletta in alto e i fogli, che stava per prendere appunti, incredibile. Vi giuro, assolutamente, vabbè, ovviamente. E l'amica artista, Sì, lei viene con un pennello in bocca, la madre è viva, giusto? La mamma è viva. con Anche una papà, chioma importante, papà, questa amica. chioma importante. Ce l'ha? Sì, Beh, probabilmente anche no, la sua personalità. l'amica. L'amica, sì, sì. Ok. Madre, La madre, beh, cioè, la vedo un po' in uno stato confusionale, sinceramente, come se avesse dei momenti in cui la spina è staccata, poi dopo la riattacca, quindi sì. Non so se ha dei problemi, perché mi sta avendo un po' di nausea, come se avesse magari a volte un po' di reflusso, col cibo magari c'è qualche problema. il fratello, Il fratello viene come se fosse accompagnato da un, non so perché, un panorama di alte montagne con la neve fresca. il nipote, È un bel ragazzo, ma viene come un bel ragazzo. E che è molto rispettoso, come se si fosse proprio pettinato e vestito per partecipare oggi in questa maniera, proprio come segno di rispetto verso questa situazione, verso la zia. Mhm. Va bene, queste sono le sessioni dove si va un po' in alto, no? La prima considerazione domanda di Margherita è di interesse comune. Lei si chiede come funziona tutto l'Ambaradan, cioè come si origina l'anima che si stacca dalla sorgente, che decide di entrare nella Matrix, che si mette suddita
dell'Arconte, dello Zeus, del creatore, del Yahweh, quel che l'è, e si mette a fare i giri in tondo. Ma allora, io posso dire quello che vedo io, perché Mm. ovviamente è una questione enorme, no? Cioè, ci vorrebbe un grado di consapevolezza infinita che forse io non ho. Io posso dire la visione che ho io. Quello che io vedo è che c'è in origine questa sorgente, quindi da cui sgorga tutto, essendo una sorgente. Nella sorgente c'è un perfetto equilibrio di tutto, quindi non è solo bene, ok? È un bene, un male, un insieme di eventi, di forze, che però stanno comunque in un perfetto equilibrio, c'è un'armonia totale. Poi quello che io vedo è come se ci fossero da questa sorgente delle gocce, proprio perché stiamo parlando comunque, facciamo di acqua, no? Sono delle gocce che, è vero che sono gocce, però alla fine provenendo dalla sorgente hanno esattamente tutte le caratteristiche della sorgente. Mm. Poi è come se mh, da queste gocce venisse preso, adesso andiamo più su un piano, diciamo così, materiale, no? Venisse preso una specie di calco da ciascuna goccia. Mm? Immaginiamo appunto che da ogni goccia vengono creati più calchi. Non tutti i calchi magari sono esattamente precisi, no? A volte succede che quando si vuole creare un calco, non è così preciso, non riproduce perfettamente tutte quante le L'originale. caratteristiche dell'originale, esatto. Che in questo caso l'originale è la goccia, non è la Mm. sorgente, Mhm. l'originale è la Mhm. goccia. Questi vari calchi, qualcuno più preciso, qualcuno meno preciso, vengono riempiti in maniera differente. Adesso stiamo analizzando i calchi di una singola goccia, ok? Mm, quindi cosa succede? Che magari c'è un calco che viene riempito e il riempimento è di fatto la mente e il corpo, anche il luogo in cui andrà, questo essere umano. Mm? Perché? Perché cosa succede? Che c'è il calco originario di quella goccia, mm? Però lo riempimento è diverso per ognuno dei calchi. Questo fa sì che verranno prodotte le diverse vite che saranno poi impersonate da personaggi molto diversi, no? Fisicamente, mentalmente, come contesto, Le vite eccetera. parallele. Esatto, I calchi sono le esatto, vite parallele. esatto, esatto. Allora succede che poi nel momento in cui, sai, no? Come devi fare per estrarre, devi rovesciarlo, no? Il calco, Mhm. no? Per far uscire la foramina. Ok? Quindi l'idea sì, effettivamente, è che noi cadiamo giù, no? Veniamo rovesciati da questo calco, cadiamo giù. Quindi ciascun calco della goccia originale in diverse, magari linee temporali. Però cosa è successo? Che, sempre per come la vedo io, lo so che può sembrare una follia, io vedo che da questo che era un'armonia, complessiva, si è deciso di fare un gioco. Dai, giochiamo. Mm? È un gioco che però in effetti a partire dalle gocce viene percepito come inganno, però se noi andiamo alla sorgente non è un inganno. Cosa succede? Che una di queste gocce, ok, come se avesse deciso di coinvolgere tutte le gocce in un gioco generale. Questo gioco generale io lo vedo come, adesso è un po' complicato da spiegare, no? Cioè, come se dall'armonia, no, in cui tutti i soggetti in qualche modo si equilibrano, prevale l'inganno da parte di uno di questi soggetti, ok? Che io vedo come un ragno. Mm?
questo ragno dice, partecipiamo tutti insieme ad un grande gioco. E il grande gioco consiste proprio in questo, ok? Che ciascuna goccia facesse il calco e poi le rovesciasse dentro il mondo il proprio calco. mhm, E quindi che cosa succede? Nel momento in cui c'è il rovesciamento proprio anche dei valori, dei principi. mhm. Quindi, mentre in questo tutto generale c'è un'armonia, qua i principi, nel momento in cui inizia il gioco, cioè noi veniamo scaricati nel mondo, sono ribaltati. Perché sono i calchi. Esatto, esatto. Quindi anche l'anima non è qui, è un calco dell'anima. Sì. E dov'è l'anima? Le gocce Abbiamo dove visto sono? a volte come tu una volta avevi detto proprio una cosa giusta, no? Del grande fratello, no? Mhm, Sai che c'era, mhm, il gioco viene fatto in una casa e in realtà la regia è dall'altra parte, mhm, no? Dall'altra parte del muro. mhm. La regia è la goccia. Esatto, esatto. Ehm, Però non può più di tanto intervenire, ok? Mhm, È come se fosse un moto contrario, cioè i calchi ottenuti devono cercare di comunicare con la regia goccia. mhm, Comunque sta di fatto che viene architettato questo gioco sleale da parte del ragno e poi sigillato con questa ragnatela, è la griglia elettromagnetica, ma sono tutte anche le ragnatele di inganni, e attraverso un incantesimo, per cui di fatto c'è la separazione tra le gocce originali e i suoi calchi. Per cui c'è questa sensazione che, per esempio, ha la stessa Margherita di non riuscire a comunicare con la propria anima, proprio perché sta al di là della ragnatela. Come si chiama Io vedo così. l'incantesimo? Non so perché adesso non so se sono io che sono fissata. Vaticano mi viene. Ok. E le gocce non possono fregarsene del calco e andarsene, lasciando morire la Matrix. Sono solo calchi quelli che sono lì dentro. Non c'è nessuna vera trappola. Mm, Cioè, che Cioè, legame reale c'è tra le gocce goccia e come se, calco? sì, la goccia sente che il suo calco ha una vita, sente che ha delle emozioni. E, essendo che la goccia è compassionevole, è dotata di empatia, non riesce ad abbandonare, come dici tu, il gioco. Vorrebbe l'opposto, cioè vorrebbe che si ricreasse la connessione con quelle che percepisce essere le sue copie, le figlie, non so come possiamo chiamarle. Domandona, Monica, il tempo non esiste. Il gioco è già finito. Com'è finita? Spoiler. A me viene che ehm, cioè ci sono 1000 finali, non ce n'è uno solo. Tutti in una direzione? No, Happy end? no, 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 no. Beh, però, scusami, il finale peggiore, dove, che cazzo ne so, non dire parolacce, dove le gocce vengono associate a dei gusci robotizzati, pieni di AI, pieni di ragni, pieni di ragnatele, non ha senso. Ah, ok, quindi tu non intendi la fine nel mondo, giusto? Ma a dei livelli più alti. Sì, Ah, ok, ok. Ah, cioè sì, il finale è il medesimo, certo, il gioco ho capito. comunque è destinato a chiudersi. E quando si dice ma siamo qua per l'eternità, oppure il buddismo dice fino a che l'ultimo non avrà bruciato tutto il suo karma, quindi alla fine, la notte dei tempi, praticamente mai. Non lo so, questo c'è un gioco e un sogno infinito. Eh, mm, io penso che quando ti svegli dal sogno, esci dal gioco e sei nella sorgente. Però no, non so rispondere, non riesco. Va bene, vediamo dov'è la goccia di Margherita, insieme a tutte le altre gocce.
Rispetto alla sorgente e alla Matrix, dov'è? In una zona intermedia? Mm, sì. È la regia del Grande Fratello. È all'esterno del set, è intorno alla rete, al bozzolo. Sì, esatto, poi però la regia fino a un certo punto, perché in realtà Certo. partecipando a questo gioco purtroppo si sottomettono a delle regole che queste gocce potrebbero anche non condividere. Mhm. È come se fosse stato anche un po' un gioco estorto. Cioè questo ragno che ha proposto facciamo tutti un bel gioco insieme, come se fosse una filastrocca, mi viene. Come se il ragno inizia a raccontare una filastrocca per far addormentare i suoi figli, e allora chiede anche alle gocce di partecipare. Dai, organizziamo un racconto, una storia, una ninna nanna che possa far addormentare i miei figli ragni. E loro hanno detto sì. Mhm. E poi però I si sono trovate calchi, imprigionate. Sì, i calchi, esatto. figli ragni. Ehm, calchi, figli Nel ragni, senso, cosa intendi per figli ragni? Chi sono i figli ragni? cioè come se... allora, io vedo, è un po' difficile da spiegare, perché prima è come se ci fosse un mondo che mm, include anche quello che noi adesso non possiamo vedere, l'invisibile, ok? Però in quel mondo lì è tutto visibile, ok? In cui c'è comunque un equilibrio, no? E tra questi ci sono anche dei ragni, vedo. Non so, è un po' balordo, no? Vedo Non ho vari capito. animali, io vedo così. Cioè, io vedo delle gocce, vedo dei vari animali, vedo, capito? Un regno, chiamiamolo così, in cui ci sono anche, non so, delle creature un po' gelatinose. Ci sono varie forme, Ma ecco, che dentro magari la noi Matrix? no, Fuori appena dalla Matrix? fuori. Sì, Ah, esatto. altre Matrix. E non so, è come ma te lo posso spiegare. Allora, come se ci fosse, allora, la sorgente è il tutto, no? Il tutto collegato, il tutto equilibrato. Poi è come se vedessi che la sorgente fa una specie di irradiazione di sé per renderla visibile, per renderla concreta. Ma c'è ancora, come dirti, un equilibrio, Mm. ok? Però lo vedo più fisico, infatti posso vedere le gocce, posso vedere dei ragni, posso vedere dei topi, delle rane, però anche magari con delle forme più fantasiose. E tra questi soggetti, quindi, che sono direttamente provenienti dalla sorgente, però, come ti posso dire che quando inizi a dividerti dall'originale, inizia appunto la separazione. Quindi nella sorgente che è l'originale c'è il perfetto equilibrio. Nel momento in cui la sorgente ha iniziato a proiettare se stessa, ha già iniziato una separazione, no? Perché nella sorgente tu non riesci a distinguere le gocce dai ragni. Invece nella prima proiezione sì, io riesco a vedere, quindi è già in atto una separazione. E la separazione ha fatto sì che uno di questi soggetti della separazione, cioè il ragno, architettasse tutta questa filastrocca, questa storia, per far scendere giù i vari calchi delle gocce e poi sigillare tutta questa storia. Ok? Quindi noi siamo prigionieri di una storia, di un racconto fatto dal ragno con, diciamo così, l'inganno da parte delle gocce, non so se si è capito qualcosa. I disincarnati dove sono? Allora, i disincarnati ovviamente sono queste, Gocce. beh, sì, cioè, sono parti, no, 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 il disincarnato secondo me Ah, non è la goccia. No. ma dove sta? Vicino alla goccia. Allora, secondo me, allora, praticamente è così, io vedo così, e poi per carità, è sempre all'interno della Matrix il disincarnato, eh. Mhm. Cioè lo vedo però come se fosse, si dice, no? Spesso sono volati in cielo ed è così, cioè in quella parte che per noi non è visibile, inizia a diventare invisibile, per cui per noi sono da un'altra parte, oppure per alcuni non c'è più possibilità di
collegarsi a loro, eccetera. Però sono sempre sotto il guscio della Matrix, la ragnatela della Matrix. Poi io vedo così, non so. Va bene, siamo soddisfatti, direi. Cosa fa Margherita a queste parole? Che lei aveva il sentore che le cose stessero così, proprio perché lei da un lato si sente con una certa indole, dall'altro si trova incastrata in uno stile di vita mh, sociale, familiare, eccetera, che non le si conforma per niente. Lei ha appunto una specie di, chiamiamolo marchio di fabbrica, non saprei, no? Come io penso più o meno tutti noi, però non sono sicura che proprio tutti noi. Quindi un marchio di fabbrica a cui si deve assoggettare, cioè il suo nome e il suo cognome. Mhm, Va bene, possiamo dire che Margherita non è il suo vero nome, no? mhm, Diciamo che nel complesso il suo nome e il suo cognome rimandano al fatto che lei dovrà essere grata e dovrà onorare i maestri che via via incontrerà sulla sua strada. E lei infatti, fin da bambina, si è trovata a affrontare delle figure che avevano maggiore autorità di lei, che le hanno fatto fare anche cose che lei non era assolutamente d'accordo. Lei ha avuto anche delle spiacevoli cose durante l'infanzia, proprio perché c'era di fronte un'autorità, il maestro in quel momento, che la obbligava a fare quello. Poi, per esempio, adesso non so, mi viene questa cosa, no? E siccome parliamo di maestri, no? Mi viene proprio Mater et Magistra, tra l'altro è il nome di un'enciclica di un papa, mhm. perché abbiamo detto, la Chiesa è uno dei principali fautori di questo gioco, cioè serve a reggere questo gioco, no? E infatti sua madre è stata proprio una maestra a cui lei si è dovuta sottomettere. Però non è maestra in senso positivo, ovvero qualcuno che ti insegna, mm? Ma maestra visto come colei a cui tu ti devi sottomettere, quindi devi seguire le regole, le decisioni che questa impartisce. È quello che poi noi chiamiamo il patto di fedeltà, no? La madre spesso. Quindi lei nel complesso che cosa succede? Che ha proprio questo vincolo rispetto al suo nome e il suo cognome, che dice che lei deve così asservire i maestri ed essere pure grata a loro. Ma cosa succede? Che lei ha un'indole esattamente opposta, di grande ribellione. Infatti poi lei si è trovata a lavorare in un ambito che l'ha messa seriamente in difficoltà, no? Mhm, Qualche anno fa. mhm. Quindi lei ha tutta la sua vita che ruota intorno a questo, quindi delle grandi spinte sue all'indipendenza, alla liberazione, alla leggerezza, ma poi questo suo vincolo le impone di sottomettersi a questi maestri, che via via possono essere soggetti differenti. Può essere appunto il datore di lavoro, che può essere la madre, che può essere l'adulto abusante, eccetera, eccetera. Sono queste sessioni un maestro per lei? Sì, sì, infatti è come se lei in eterico adesso il suo cognome fosse liberata. Quindi Però si è stravolta la questione. Con le sì, sessioni non sono maestre le sessioni. allora, mm, siccome questo qui è un gioco del ribaltamento, vuol dire che c'è sempre una medaglia fatta da due facce. In questo caso, appunto, i maestri sono, diciamo, delle figure che si impongono. Ma c'è anche il lato della medaglia in cui il maestro invece è visto come un qualcosa di positivo che insegna, Sorta di da cui si guida. apprende. Mhm. Sì, sì.
ma lei sta anche capendo che il principale maestro è lei e riesce a connettersi a tutto. È poco leggera. Sì, sì, lei è poco leggera, effettivamente, a causa di questo serpente che tende proprio anche ad attorcigliarsi, no? Intorno a lei e a rendere proprio più difficile, la sua camminata, il suo muoversi all'interno della vita. Poi abbiamo visto anche le sue entità mentali, fiacchezza, che proprio la rende, debole, quindi pesante. Non ha figli. Allora, in realtà questo è il suo bonus. Mm. È il suo bonus perché le ha permesso di essere da un certo punto di vista senza, cioè adesso sembra una cosa orribile, no? Dire che i figli servono per mantenere in piedi il gioco della Matrix, ok? Beh, ma è vero. Ma è vero, sembra orribile, è vero. Beh, è vero. È Se vero. nessuno facesse più figli, la Matrix si chiude. Ah, o uno dovrebbe fare figli quando ha capito che cos'è la Matrix. Siccome se l'ha Ecco, capito non li fa, siamo in un mondo di gente che non ha capito una minchia. però Mi prendo io la responsabilità, lo dico io, non l'hai detto tu. ecco, perché in realtà poi è l'opposto, perché le persone pensano di far figli per creare un mondo diverso, un mondo migliore, come Ma non è gesto così, d'amore, ma non è mai così. ma non è così. E perché è un inganno, e noi viviamo in un inganno. Adesso Cosa tutti quelli che farebbe il hanno figli ragno? smetteranno di seguirci. Amen. Preghiamo. Cosa fa? Chiediglielo al ragno. Il ragno ha queste affermazioni. Sarebbe bello che nessuno facesse, che tutti non facessero più figli. E in un 100 anni i contenitori di anima, perché poi si troverebbe il modo di fare cloni, l'utero artificiale esiste già e bla bla bla, voglio vedere però se l'anima entra in un corpo creato artificialmente. Cosa No, pensi? alle tue parole ho visto il ragno che si spostava sopra la cupola di San Pietro, oggi è tutto così, non so. Mhm. Perché in effetti, insomma, no, la Chiesa dice sempre, no, che è La importante avere famiglia. figli, la famiglia, scherziamo, il matrimonio è finalizzato ad avere figli. Che quindi è come se tanto sentisse che quello che tu dici non è realizzabile, perché gran parte del globo in realtà è assoggettato dalla divulgazione della Chiesa. Mhm. Sì, E sì, poi aggiungo, sotto forma di religioni varie, non per forza quella cattolica. la quasi totale totalità delle donne ha lo spirito e il senso materno, quasi tutte, 90 almeno ce l'hanno. Quindi l'idea che non sei nessuno se non hai figli. Ok? Però voglio Quella è dire, programmazione ragno. sì, però voglio dire anche che c'è la possibilità di generare figli che, non so come dirti, siano complici per liberarci da questo gioco, ok? Quindi non necessariamente generare figli significa rimanere incastrati, eh? No, no, certo. Mm. Però intanto si mette un disgraziato dentro di nuovo alla Matrix. Che però potrà essere un ribelle che fa la differenza, o forse no, potrà essere l'ennesimo servo della Matrix, Certo. sì. Va bene. Tutti la portano all'esasperazione sul fronte familiare, personale, lavorativo, tutti pretendono da lei. Certo, sono tutti come dei maestri severi, ognuno che dà i compiti e lei deve fare i compiti. Cioè, se gli altri sono maestri, lei è alunna e quindi se il maestro assegna compiti, lei li deve eseguire. Quindi deve svolgere i vari compiti, come se fossero compiti di diverse materie, sono compiti assegnati da vari tipi di maestri. E lei quindi di nuovo è dentro, diciamo così, la prigionia del suo nome e cognome.
Allergia. Allora, perché in realtà questa allergia è proprio un rifiuto. Lei ha proprio come dirti un rifiuto rispetto a questo tipo di gioco, così come si sta sviluppando. Proprio perché lei, la sua indole, invece la porterebbe proprio a voler essere libera e felice. Ok? Ma il suo gioco in cui lei è imprigionata, il suo gioco personale, perché poi esiste un gioco globale, il suo gioco personale proprio non le sta bene, lei lo rifiuta e ha allergia essenzialmente al suo gioco. Però in particolar modo lei si acuisce quando frequenta, diciamo così, determinati amici, una coppia di amici. Mm, In realtà questo è un modo perché lei, cioè accentuare questa allergia, è un modo perché lei si accorga. Infatti, in verità, questa amica può essere, diciamo così, una complice anche lei per uscire dal gioco, per svelare il gioco. Tant'è vero che la stessa amica è subordinata al gioco determinato dal suo nome. Rimanda sempre alla Chiesa, quindi sempre comunque a una costrizione a non essere se stessa. Ok? Mentre invece la sua amica di per sé è una persona estremamente estrosa ed esplosiva, ma è piena di problemi. mm. Quindi è come se loro due, alleandosi, diciamo così, no? Potessero veramente iniziare a sganciarsi dal gioco, che è un bisogno che nutre anche questa sua amica. Cosa fa a queste parole l'amica nel cinema? È come se l'amica fosse fatta da due parti. Quindi c'è una parte che si può alleare con Margherita e l'altra parte invece che deve stare dentro al gioco, perché la sua vita ovviamente ormai è costruita, no? Sulla base di questo gioco. Ecco, quindi la vedo divisa in due. Chiamiamo il disincarnato, la ex moglie del fratello, la cognata. Chissà se è veramente accaduto così o se è una metafora. È come se mi fa vedere che lei è andata fuori strada. Sì, Cioè, che lei, mentre conduceva il veicolo, cioè l'automobile, è andata fuori strada. Mm, che è successo? Beh, l'ha deciso lei. sì, perché mi fa vedere come se sterzasse. Sì, forse c'era un pericolo, ma io questo non lo riesco a vedere, perché l'unica immagine che mi fa vedere è lei che sterza verso per andare fuori strada. Mm. Esatto, L'esterno della curva. esatto. Ed è lei che sta facendo questa manovra. E io vedo solo questo, Ma vedi come che se l'ha fatto intenzionalmente? vedo un guardrail, non so se neanche se ci fosse, boh, che ne so io, Sì, sì. no, allora, intenzionalmente. Allora, lei dice io ero fuori strada ed è come se me lo dicesse con una doppia valenza, ok? Quindi il fatto che lei con la macchina è andata fuori strada, ma anche come se lei nella sua vita fosse fuori strada. Allora noi ci arrabbiamo per questi copioni maledetti. Questo era il mio copione, andare fuori strada. E adesso Monica e Lucio te l'hanno spiegato come è fatto il gioco. Lei dov'è? Allora, lei effettivamente si presenta proprio come nel sogno sotto forma di pepita d'oro. Mm. Allora, E Margherita
Aspetta. Margherita ha deciso di chiamare come disincarnato nell'elaborazione dei punti la cognata. La notte successiva a questa decisione ha sognato la cognata che le sorrideva e le lasciava in mano una pepita d'oro. E lei si presenta proprio così, come Pepita d'Oro. Cioè mi fa vedere che lei è nel portale aureo e che per interfacciarsi con Margherita ha scelto di manifestarsi sotto forma di Pepita d'Oro. E le dice anche che non poteva avere una vice mamma migliore. Mi dice anche che il proprio figlio sente Margherita come una madre. Mi dice che la cercherà sempre, cioè che per il resto della sua vita lui la cercherà sempre, quando si troverà in difficoltà, quando non sa prendere una decisione, la cerca sempre, la cercherà sempre. La mamma mi aiuta. No, No. cioè il figlio cercherà sempre Margherita. Ah, mm. Sì, li cercherà sempre, dice, vedendola come un punto di riferimento. E invece rispetto al figlio è come se adesso mi facesse vedere una specie di buio tra lei e il figlio. Come se il figlio, non so, forse ha un po' smesso di cercarla. Forse anche lui si è Margherita o la sentito. madre? Cioè, il figlio di questa donna, Ah, ha smesso di cercare eh, la madre biologica. la madre, sì, la madre che è morta, non Mhm. so, La ha smesso cognata. in un certo. Mm. Esatto, che macello. ehm, Ha smesso di, non so come dirti, di cercare nella sua mente, nei suoi ricordi, la mamma, perché anche lui si è sentito un po' tradito, abbandonato. E vedo che però adesso con questa ehm, mh, sessione qui è come se questo buio in cui si trova questo ragazzo si iniziasse a rischiarare. E per cui è come se lui, mano a mano, tendesse di nuovo eh, a potersi riaprire alla propria madre biologica. Come? Cioè che non. È come se ci fosse a un certo punto, si fosse creato in lui una sorta di frustrazione, di rancore, no? Verso la madre, mi fa dispiacere, insomma, tanti sentimenti di questo genere. Però invece adesso è come se invece lui ehm, fossero spazzati via questi sentimenti e ritornasse invece il sentimento di amore verso la madre. Perché è come se si creasse invece un rischiaramento, ecco, una luce dorata che vedo che Iniziamo, parte dalla mamma al figlio. iniziamo questo momento con un messaggio della mamma, cognata di Margherita, al figlioccio, diciamo, di Margherita. Non proprio adottato, ma quasi. Non ha neanche senso dire come io sarei stata come madre, perché questo era già stato deciso, che Margherita mi facesse da mamma, Mm. perché forse è uno dei tarli del figlio, no? Come sarebbe stata mia mamma, come sarebbe stata mia mamma. Ehm, Ed è stata un'ape operaia, laboriosa e amorevole, Margherita. Ehm, Poi, come se si rivolgesse al figlio, figlioccio di Margherita, come se fosse un prato lui, un prato verde, fresco. Tu nel tuo intimo sei così.
non farti seccare, rimani così, di questo verde smeraldo. E all'ex compagno marito, fratello di Margherita, cosa vuole dire? Sei andato in manicomio. Oddio, poi forse è solo un'espressione figurata, Mhm, per dire che ha rasentato la pazzia quasi, no? mhm. Um, e la ragione si dà sempre ai matti. Eh, hai cercato delle scappatoie per fuggire dal dolore e dalla responsabilità. Adesso hai ritrovato, una strada, illuminata dal sole. Ho assistito a tutto e a volte ho suonato una tromba per svegliarti. Quando tipo mi fa vedere che proprio stava andando troppo giù, lei ha suonato questa tromba per far sì che lui non precipitasse troppo giù Mhm. e basta. Lei dov'è rispetto alla descrizione che abbiamo fatto prima della cosmologia, cosmogonia, dell'origine della Matrix? Allora, il portale aureo è come se lo vedessi a un confine, cioè, allora ti dico che lo vedo come se fosse una specie di buco nella ragnatela della Matrix Mhm, ed è come se si entrasse, cioè l'ingresso fosse dentro la Matrix, ok? mhm, mhm, Però poi il tunnel portale aureo si sviluppa fuori dalla Matrix. mhm. Non è detto che tutti lo percorrano fino in fondo. Eh no, Quindi il momento in cui il tunnel, diciamo, la sezione del tunnel coincide con il confine Matrix dentro-fuori, quel punto lì come si chiama? non so, mi fa vedere un anellino d'oro. Mhm. E Non so. superarlo cos'è? Atreyu che deve superare le Sfingi? Il traguardo. Mi viene solo questa Molto parola. interessante. E Atreyu che deve superare le Sfingi? Non lo so. Non riesco ad avere una risposta rispetto a questa domanda. La cognata di Margherita è dentro la Matrix ancora, o è fuori? È in prossimità di questo anello di congiunzione, perché è come se una parte del portale aureo fosse ancora dentro la Matrix e poi una parte ulteriore, essendo quasi non so come dirti. Una parte è un tunnel, no? E quindi è dentro la Matrix e poi si sviluppa aprendosi fuori dalla Matrix. Io lei la vedo in quel punto di passaggio. Va bene. Salutiamo la cognata che con un gesto saluta tutti. Primo saluto il compagno, marito, compagno, il fratello di Margherita. Non so, gli dà una lampada di Aladino, tipo. Forse ha dei desideri da avverare Mhm. e lei è come se gli desse un sostegno, no? Per poterli avverare. Poi saluta il figlio. Qui è come se realizzasse un cuore d'oro.
fatto come dei glitter d'oro, da sabbia d'oro, che il tuo cuore sia il tuo migliore amico, dice. A. Margherita. Vedo che le dà dei fiori gialli con i petali fucsia. Non riesco a capire perché dice adesso le nostre strade si separano. Lei dove va? Lei procede, va oltre. Il portale aureo procede per andare appunto verso più in là, insomma, no? Mm. Non oltre il traguardo o oltre il traguardo. Lei si svolta dicendo te lo farò sapere. Dice per oggi è abbastanza. La salutiamo. Va nel portale aureo? Sì. Sì, 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 certo. E quindi lo chiudiamo. Cosa fa Margherita? Si è tolta gli occhiali. Margherita se li ha appena tolti e ride. Mhm. È possibile, non se li è mai tolti finora. Cosa fa Margherita? Lei si toglie gli occhiali, si toglie gli occhiali. Mhm. Io sono molto vicina a Margherita e l'ho sentito fin da subito. E, e niente, dice, e andiamoci a questo cluster. Ma con questo entusiasmo? E no, è che non so come dirti, è come se l'avesse già fatto, lei ha già Mm, fatto la mm, pulizia del cluster e dell'avatar. mm. È bloccata qui, è nel Mhm, bozzolo. mhm. Esatto. No? Sì, ti hai capito tante cose, fai sempre le stesse cose. Va bene, un istante ha fatto tutto. Cluster Ah, via, va via, le entità eteriche mentali sono andate, gli impianti non ci sono più, tutto esatto. figo. E in effetti lei ha ragione. E adesso? E adesso mi fa vedere che prende in braccio dei gatti, sente dei brividi sulle gambe e sente proprio che mm, in generale gli animali, però adesso nello specifico ci sono i gatti, possono darle la misura del gioco, della simpatia e del divertimento. Quindi non solo da vedere come creature, sai, da accudire, da difendere, così, no? Ma proprio come creature che le fanno scoprire la leggerezza, gliela fanno vivere pienamente. Lei capisce che gli animali che sono presenti nella sua vita, lei ce li ha proprio per questo, per capire com'è possibile vivere in maniera simpatica, scherzosa. Ora che si sente così, decisamente più libera. Vibrazione. Poi viene 1077, Ah, che si commenta da solo. Consapevolezza. 207, PS. 51, Vite. 1396.
cervello. 12. Ah, 12, eh? 12. Suscettibilità ipnotica. 70-73. 3D, 13. 13, eh? E velocità animica uguale. Valori da urlo. Con questi valori lei può raccogliere la ragnatela del bozzolo. Sì, Perché non lo fa? Lei può far cadere la Matrix. allora un attimo. Lei può iniziare a creare delle forti compromissioni nella Matrix. Questo sì. Come? Che poi sono i suoi messaggi, no? Mm. Come ehm, adesso è come se mi facesse vedere che lei ha già iniziato a trasformare la sua esistenza quotidiana nel momento in cui ha compreso e sentito la dinamica. E vedo che questo farà sì che lei accetterà proprio anche con più divertimento e leggerezza alcune situazioni, ma anche come se si sentirà allo stesso tempo qui e non qui. Cioè si sentirà sì qui con i piedi sulla terra, ma allo stesso tempo un po' più connessa alla goccia, alla sua goccia, che sta al di là della Matrix. Quindi questa la farà sentire che a volte in alcune situazioni non si sentirà così tanto coinvolta e macerata e imprigionata, proprio perché sarà qui, ma sarà allo stesso tempo non qui. Messaggio finale di Margherita a se stessa. Non sono sorpresa. Tutto questo lo sospettavo, lo intuivo. Sono delle grandi conferme e aggiunte. Ora mi congratulo con me stessa. Al compagno. Ti ho scelto per la vita e il nostro cammino si intreccia in continuazione. A volte sembra che questa treccia si disfii e poi di nuovo riprende. Um, Possiamo destabilizzare insieme la Matrix. All'amica. Uh, In un certo senso io e te viviamo già nelle tue creazioni artistiche. Siamo a volte come dei personaggi che si muovono nei tuoi dipinti, nelle tue creazioni. Dice così. Alla madre. Stai tranquilla, non ti lascerò. Al fratello. Ti sei ritrovato e per me questo è un grande piacere e sollievo. Immagine finale. Come se lei si congratulasse con se stessa, guardandosi allo specchio, è come se questo specchio tirasse fuori la mano e lei dà la sua mano e quindi si stringono la mano. Messaggio finale a te. Lei a te.
Tipo siamo nella stessa barca e remiamo in modo alternato. A me. Ah, ti vedo splendere, mentre superi gli ostacoli. Va bene, abbiamo finito.